Ti sei mai sentito o sentita come un palloncino pronto a scoppiare dopo aver mangiato legumi? E che dire di ciò che succede dopo? Se sì, non siete i soli. Molte persone evitano i legumi perché temono fastidiosi effetti collaterali digestivi come gonfiore, flatulenza e diarrea. I legumi come fagioli, lenticchie, ceci e piselli sono una vera ricchezza nutrizionale. Proteine, fibre, vitamine e minerali, è un vero peccato farne a meno. Tuttavia, il loro contenuto di carboidrati fermentabili può causare disagio se il tuo intestino non è abituato. La buona notizia è che è possibile abituare il tuo intestino ai legumi e goderne dei benefici senza soffrire e senza la paura di effetti sgradevoli. La soluzione c'è e oggi la condivideremo in questo video. Allora prendi carta e penna e ascolta bene fino all'ultimo consiglio e non dimenticare di condividere la tua esperienza. Prima di continuare ti invitiamo ad iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella per non perderti i prossimi video. Ti ricordiamo inoltre che le informazioni contenute in questo video hanno solo uno scopo divulgativo. Chiedi sempre ad un professionista della salute per consigli medici personalizzati. Numero 1. Iniziamo con un consiglio apparentemente banale ma sottovalutato. Comincia con piccole quantità. Inizia con piccole porzioni come 6-7 ceci nell'insalata e aumenta gradualmente la quantità man mano che il tuo intestino si abitua. All'inizio, per semplificare, puoi usare quelli in lattina o in barattolo dopo averli sciacquati bene. Successivamente è preferibile comprarli secchi e cuocerli seguendo le procedure che vedrai in questo video. Potrai organizzarti cuocendo grandi quantità in una volta e congelarli porzionati. Il secondo consiglio chiave è la regolarità. Devi essere costante, gioca con le dimensioni delle porzioni e la frequenza di consumo, aumentandole gradualmente. Ascolta il tuo corpo e aumenta il consumo piano piano. Per abituare il tuo intestino ai legumi è importante mantenere una certa frequenza. Le linee guida parlano di almeno 2-4 volte alla settimana. Così facendo eserciterai una pressione selettiva sufficiente sia per determinare un cambiamento del tuo intestino, sia soprattutto per mantenerlo nel tempo. I batteri che abbiamo nel colon mutano continuamente, sia in quantità che in qualità, adattandosi sempre alla nostra dieta. Una volta abituati verrà naturale consumarli più spesso di quanto pensi. Numero 3. La varietà è un altro aspetto importante. I vari tipi di legumi contengono svariati composti che possono influenzare la digestione. Prova diversi tipi di legumi per vedere quali tolleri meglio. Inizia con quelli che conosci e gradisci, come i piselli. Procedi con legumi decorticati, che seppur meno nutrienti vanno bene per una fase di passaggio. Ruota tra fagioli, lenticchie, ceci e continua man mano a provarne sempre di nuovi. L'obiettivo è abituare il tuo intestino gradualmente. Attenzione però a non consumare contemporaneamente varietà diverse. Per aiutare al meglio la digestione è opportuno ingerire un solo tipo di legume ad ogni pasto. Numero 4. Prova alternative ai legumi tradizionali. Se i legumi tradizionali ti causano troppi problemi, puoi cominciare con alternative più digeribili, perché sono stati preparati con metodi alternativi che hanno reso i legumi più facili da digerire. Stiamo parlando di metodi come la fermentazione. La fermentazione dei legumi aiuta a ridurre la quantità di oligosaccaridi fermentabili. La fermentazione che avviene durante la preparazione riduce infatti quella che avverrà nella tua pancia. Un esempio di legume fermentato è il tempeh. Un altro metodo è la germinazione, che aiuta a migliorare la digestione e la biodisponibilità dei nutrienti. I legumi germogliati sono un vero toccasana per il nostro organismo. Quali sono le tue esperienze con i legumi? Quali sono le tue difficoltà nel mangiarli? E sono un problema di digestione o anche di gusto? Faccelo sapere nei commenti e rimani fino alla fine perché ti daremo anche idee alternative e sfiziose per consumarli ogni giorno in modo diverso. Numero 5. Parliamo ora del metodo di preparazione. Quando usiamo legumi secchi, l'ammollo e la cottura sono fondamentali perché possono aiutare a ridurre il gonfiore e la flatulenza. Ecco i passaggi più importanti da seguire per preparare i legumi in modo più digeribile. Sciacqua bene i legumi, lasciali sotto al getto d'acqua leggermente tiepida per circa 1 minuto. In questo modo eliminerai polvere e impurità. Step 2. Ammolla i legumi secchi per almeno 8-10 ore
ore prima della cottura in modo da far rilasciare nell'acqua tutte quelle sostanze che potrebbero risultare nocive o comunque difficili da digerire per il nostro organismo. L'ammollo serve anche ad avviare il processo di germinazione che aumenta notevolmente le qualità nutrizionali del legume. L'acqua per l'ammollo deve essere fredda e deve essere pari al triplo del volume dei legumi prescelti. Cambia l'acqua almeno un paio di volte durante l'ammollo e alla fine non usarla per la cottura. Al termine dell'ammollo risciacquali ancora una volta e cucinali a fuoco lento per almeno un'ora o fino a quando non risulteranno morbidi. Non è consigliabile lasciarli al dente. Aggiungi all'acqua di cottura qualche foglia di alloro e un pezzetto di alga kombu. L'alloro possiede proprietà carminative che contrastano la formazione di gas a livello addominale e che ne aiutano l'eliminazione. Assieme all'alga kombu ostacolano le fermentazioni indesiderate e prevengono il problema del gonfiore. Sperimenta altre erbe e spezie utili per rendere i legumi più digeribili che si possono utilizzare sia durante la cottura che per il condimento finale come cumino, zenzero, origano, coriandolo, curcuma, semi di finocchio e l'elenco potrebbe ancora continuare. Mescolare con un cucchiaio di legno durante la cottura. Non aggiungere mai del sale all'inizio o durante la cottura dei legumi. Il sale renderà la loro cottura più lunga poiché indurirà l'involucro esterno dei vostri legumi. Quindi non dovresti mai cuocere i legumi in acqua salata. Li insaporirai grazie alle erbe e alle spezie e si potrà salare la loro acqua a piacere soltanto pochi minuti prima del termine della cottura. Infine ricordati di masticarli bene o in alternativa puoi frullare o schiacciare i legumi prima di consumarli, sperimentando tra hummus e passati di verdura. Prima di vedere il punto 6 di questo prezioso elenco, metti un like se il video ti sta piacendo e non dimenticarti di iscriverti al nostro canale attivando la campanella delle notifiche per non perderti i prossimi video. Condividi questi consigli con i tuoi amici, ci aiuterai a creare una community più sana. Numero 6. Dato che la regolarità è la chiave, dobbiamo anche pensare a svariate idee per consumare i nostri legumi ogni giorno senza annoiarci. E allora, ecco alcuni spunti per incorporare i legumi nella tua dieta. Aggiungi i legumi alle insalate, zuppe, stufati e vellutate. Prepara una farinata di ceci o di lenticchie. Spalma l'hummus sul pane o sui crackers, provando a prepararlo anche con legumi diversi dai ceci. Ricorda, senza mischiare tra loro le varietà. Usa i legumi per preparare hamburger vegetariani o vegani. In commercio esistono le paste preparate con farina di legumi. Ogni tanto, per variare, puoi cuocerli assieme a una pasta di cereali, condire il tutto con verdure spadellate ed ecco il nostro piatto completo di carboidrati, fibre e proteine. I legumi sono alimenti preziosi e salutari che possono essere facilmente digeribili con un po' di pazienza e di attenzione. Se nonostante tutti i suggerimenti sussiste ancora inizialmente un leggero fastidio, si può optare per una buona e calda tisana digestiva che calmi il vostro apparato digerente e vi aiuti ad eliminare il gonfiore. Tra i rimedi consigliati troviamo la classica camomilla, la tisana ai semi di finocchio, la tisana allo zenzero e la tisana all'anice. Ci teniamo a ricordare che a livello nutrizionale è consigliato abbinare i legumi ai cereali integrali. Ciò contribuisce a migliorare la loro digeribilità e l'apporto di proteine necessarie al corretto funzionamento del nostro organismo. Le proteine dei legumi, infatti, sono carenti soprattutto in metionina e cisteina, aminoacidi di cui sono ricchi i cereali. Associando dunque le proteine dei legumi a quelle dei cereali è possibile raggiungere il valore biologico complessivo paragonabile a quello delle proteine animali. Consumate dunque i legumi accompagnati da cereali integrali come l'orzo, il riso integrale, il miglio, il farro o i grani antichi. È ottimo anche l'abbinamento con la quinoa. Ma c'è di più, devi sapere che non è necessario mangiare ad ogni pasto sia legumi che cereali. Il nostro organismo infatti fa confluire tutti gli aminoacidi in un'unica riserva, il pool aminoacidico, che dura diversi giorni. Puoi quindi decidere di consumare ad esempio cereali a pranzo e legumi a cena, oppure entrambi ad ogni pasto, come più ti aggrada. L'unica regola davvero importante è variare, mangiando tutto quello che la natura ci offre in modo che gli alimenti si compensino gli uni con gli altri. Ogni legume ed ogni cereale ha le sue peculiari caratteristiche nutrizionali e una dieta basata sulla loro rotazione fornisce tutto ciò di cui il tuo organismo ha bisogno per stare in salute. Grazie per la tua attenzione, resta sano, resta ispirato e al prossimo video!